Allora, Internet of Things, ne abbiamo parlato tante volte. Io avevo scritto l'anno scorso questo libro quando in tempi non sospetti l'Internet delle cose cominciava a entrare nelle aziende, nell'economia, nella nostra vita digitale. A distanza di un anno si è creato un mercato molto importante, ci sono start-up italiani addirittura geniali che si sono finanziate proprio su progetti di Internet of Things, e oggi andremo a vedere che c'è anche un premio dedicato a questo mondo che abbiamo organizzato con Silicio, Rete Economy e un editore milanese che fa da anni gli NC Digital Awards. Oggi vi mostro questo speciale, uno spaccato del mercato dell'Internet delle cose, delle aziende che stanno meglio lavorando e che sono state selezionate a questo primo premio dedicato all'Internet delle cose. Lo abbiamo fatto negli Esten Studios di Milano. C'erano 400 persone, è stata una serata molto stimolante, e Silicio ha chiesto ai protagonisti di questa serata, ai protagonisti del mercato IoT, che cosa deve fare l'Italia, che cosa devono fare le aziende e che cosa deve fare il governo per dare il via a questa economia 4.0 che potrebbe essere, come dicono gli analisti, l'ultima speranza per l'Italia di entrare nella digital economy. Andiamo a vedere il servizio. Dopo 10 anni di esperienza internazionale sono ritornato qua in Italia con molta volontà ad essere leader di questo team italiano per credere nell'innovazione, nelle aziende italiane e negli italiani. Quello che è molto importante è che sto vedendo che ogni tanto siamo un po' troppo ancora autolesionisti, crediamo in noi. E poi chiaramente abbiamo bisogno di supporti, investimenti, fondi, detassazione per chi fa investimenti di innovazione, per chi fa ricerca e sviluppo. Abbiamo menti, risorse importantissime che vogliamo tenere qui, teniamole, utilizziamole, sfruttiamole al meglio possibile. Dove c'è davvero molta innovazione purtroppo va spesso via. Noi vediamo progetti esteri, ad esempio negli Stati Uniti, che hanno tutti come know-how quello italiano, ed è un peccato. Secondo noi è importante tenerlo qui, quindi ancora una volta agevolare tutte queste piccole realtà e farle diventare grandi e tenerle soprattutto qua dentro in modo da esportare il Made in Italy in tutto il mondo. Sono due temi che per Philips Lighting sono importanti per lo sviluppo dell'IoT in Italia. Uno è meno governabile dall'industria e probabilmente l'infrastruttura, l'altro è la consapevolezza, la cultura rispetto a quelli che sono appunto gli oggetti connessi. Philips Lighting crede tantissimo nell'Internet delle cose, è un pilastro strategico per noi, infatti diciamo che questo tipo di tecnologia va all'interno delle città con appunto quella che è la luce connessa, e Città Sant'Angelo ne è un esempio, ma in realtà è trasversale a tutti quelli che sono i mercati, all'interno della casa con appunto una lampadina connessa in grado di gestire l'illuminazione all'interno delle mura domestiche. Pertanto diciamo per noi l'illuminazione è oltre quella che è la mera funzionalità, ma è appunto arrivata ad essere connessa, controllabile da un utente, da un device. Siamo nati in Italia, continuiamo a produrre in Italia, ad avere tutto in Italia, perché noi crediamo che questo paese possa dare un grandissimo valore a tutte le start-up e a tutte le aziende del territorio. L'Italia sta dando tantissima agevolazione a chi investe nelle start-up, ma per le start-up manca ancora qualcosa, principalmente nella tassazione. Spesso abbiamo sistemi di tassazione che sono quasi vessatori per chi sta continuando ad investire, ad innovare. Per esempio si fanno degli anticipi, si anticipano tantissimo le tasse con l'IVA, e l'Italia è uno tra i pochi paesi dove l'IVA la si rivede l'anno successivo, a meno che non si è esportatori abituali. Questo fa sì che l'innovazione è frenata dall'innovazione stessa, perché più innovi, più investi e più paghi le tasse in anticipo. L'Internet of Things che noi abbiamo interpretato è quello, diciamo, delle soluzioni che rendono la vita delle persone più semplice, con delle soluzioni che siano intuitive e anche all'avanguardia nel campo degli elettrodomestici. Noi riteniamo che tra l'altro a supporto
di questo tipo di sviluppo che crediamo sia solo all'inizio, siano necessarie delle infrastrutture molto, diciamo, robuste dal punto di vista della distribuzione della banda larga o banda ultra larga, perché ormai la velocità delle connessioni è un presupposto per consentire a chi porta soluzioni come quelle che abbiamo fatto noi con Sixth Sense Live Technology ha necessità di avere. Il consumatore è sempre più fluido e il retail, per poter essere vincente nel domani, deve cercare di acquisire più informazioni possibili dal consumatore. Non basta più che il consumatore compri all'interno del punto vendita e ricerchi qualcosa che gli piaccia e soddisfi i propri bisogni. Ha bisogno di maggiori informazioni e questo può avvenire solo attraverso, grazie alle tecnologie dell'IoT. Cosa gli permettono al retailer di oggi e perché lo devono cavalcare? Quando entro in un punto vendita ho la possibilità di ricevere più informazioni, l'interazione con i tavoli, quello alla merce mi fa dire qual è la cosa che io compro. Se un'interazione funziona e poi dopo non succede la vendita, questo significa che io devo cambiare l'assortimento. Questo è fondamentale per i retail di domani, perché nella sfida di oggi in cui devono raggiungere massimizzare il profitto e la soddisfazione del cliente, queste informazioni sono basilari e devono accadere adesso. Abbiamo di fronte a voi una trasformazione dalla gestione delle persone, degli oggetti delle persone, alla gestione degli oggetti che daranno le informazioni alla rete, al cloud, e quindi con Data Analytics potremo capire, avere informazioni che adesso non abbiamo. 2 anni fa era impensabile avere una collaborazione tra Huawei e un'azienda vinicoltura, Smart Agriculture, un'azienda che fa ascensori, un'azienda magari che fa contatori del gas o dell'acqua o delle macchine, era più pensabile. Ci sono una serie di enorme di applicazioni che stiamo sviluppando come i nostri partner, e in aggiunta a questo stiamo creando noi li chiamiamo Open Lab. Ne abbiamo uno in Cina, ne abbiamo creati con i nostri partner in giro per il mondo, in Italia ne abbiamo alcuni, dove chiediamo a tutte le start-up, a tutto il mondo dell'Internet of Things di contattarci, venire a parlare con noi, ragionare per cosa possiamo fare insieme.